Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi siamo qui con Django, un giovane stallone di 3 anni che è qui con noi da 3 settimane per vedere il 10° step del metodo ATH. Ricordiamo che siamo nella terza fase, abbiamo preso il controllo delle varie parti del corpo, abbiamo preso il controllo delle spalle, del posteriore, abbiamo eseguito un passo laterale, oggi faremo il back. Il back cos'è? È un movimento indietro, quindi il passo indietro, un movimento estremamente innaturale per i cavalli. In natura difficilmente li vedrete camminare all'indietro, per questo richiede al cavallo un grande sforzo. Insegnare il back ha molte funzioni, a parte il fatto di essere utilizzato in grande parte delle discipline, viene utilizzato anche per chiedere al cavallo di utilizzare sempre di più la sua parte razionale, viene utilizzato per chiedere al cavallo di compiere qualcosa per lui innaturale, quindi è una forma di addestramento. Il back, tra l'altro, è una forma di rispetto da parte del cavallo per il cavaliere. Quando il cavallo va in back, cammina indietro dando la parte frontale di sé al cavaliere, vuol dire ok, accetto il tuo ruolo di leader e accetto il mio invece ruolo di gregario nel branco a 2. Come facciamo a insegnare il back al cavallo? Ci sono diversi metodi, dipende da che tipo di cavallo ci troviamo di fronte. Un cavallo che è tendenzialmente caratteriale utilizzeremo un metodo che tende a stare leggermente più distanti, perché altrimenti rischieremo, soprattutto nelle prime fasi, di essere aggrediti. Un cavallo più gregario invece potremo avvicinarci di più. Ma vediamo nella pratica come procedere. Possiamo utilizzare, volendo, anche solo una lunghina e la capezza quando abbiamo a che fare con cavalli più gregari, quindi meno caratteriali. Procediamo come al solito con scale di pressione crescente, quindi la nostra prima pressione sarà guardare oltre il cavallo, guardare dietro il cavallo, seconda pressione sarà la voce, dopodiché agiremo sul petto del cavallo. Non appena otteniamo un passo, smettiamo e riproviamo come prima, guardiamo oltre il cavallo. Ok, nel caso in cui non rispondesse continuiamo con la pressione finché non otteniamo una risposta. Possiamo utilizzare anche, come abbiamo visto, lo spazio personale, l'abbiamo visto in passato, come richiesta di spazio. In questo momento possiamo utilizzarlo per rinforzare il nostro comando, per cui guardare oltre e utilizzare lo spazio personale per mandare indietro il cavallo. Se le prime volte il cavallo non va indietro dritto, non preoccupiamoci, lo raddrizzeremo, pian piano imparerà ad andare dritto, quindi magari partirà storto, lo raddrizziamo, ricominciamo, fino a che capirà che la nostra richiesta è di andare indietro dritto. Un'altra forma per insegnare il back può essere quello di utilizzare la capezza, quindi guarderemo sempre in direzione, voce, non otteniamo, aumentiamo sempre di più la pressione finché il cavallo non comincia a indietreggiare. Di nuovo, vediamo, guardiamo, voce, non risponde, rilascio. Nel momento in cui fa un passo, rilascio. Pian piano, con questo sistema il cavallo imparerà anche ad ascoltare le vibrazioni della lunghina, per cui ci basterà muovere la lunghina per ottenere un back. Come dicevo prima, nel caso di cavalli tendenzialmente più caratteriali o aggressivi, ci conviene utilizzare uno stick. Anche qui lavoreremo sempre per livelli crescenti di pressione. Per prima cosa, di nuovo, guarderemo in direzione, voce. Se non funziona, cominciamo a battere la prima volta sulla lunghina, seconda volta ci avviciniamo, terza volta sul moschettone. Se dovesse servire, andremo ad agire direttamente sul cavallo. Questo ci permette di rimanere a distanza del cavallo, senza dover essere troppo vicino e quindi rischiare. Quindi rivediamo. Primo, qui abbiamo una reazione, quindi ricordiamoci bene come agire in caso di reazione. Riproviamo. Non vogliamo una reazione, vogliamo una risposta. Primo, ok, correggo perché non voglio che vada in giro, correggo, riproviamo. Reazione, ok, correggo, metto dritto, adesso è distratto dal tombino al centro, non importa, io continuo il mio lavoro.
chiedo la sua attenzione, guardo. Ok, mi è bastata il primo livello di pressione sulla lunghina, ho ottenuto un passo, quindi mi fermo, riprovo, primo livello e mi ascolta. Se non avesse funzionato andrei al secondo, poi al terzo, moschettone, colpisco il cavallo. È un po' come un dire attento che sto arrivando, finché non arrivo. Ricordiamoci che una minaccia per funzionare deve avere un seguito, altrimenti i cavalli capiranno che si tratta di un bluff. Quindi abbiamo visto come ottenere in vari modi il back di un cavallo. Abbiamo visto come ad esempio con lui, che essendo arabo sono estremamente reattivi, l'utilizzo di uno stick diventa molto impegnativo dal punto di vista mentale, perché tendono a essere molto sensibili e quindi molto reattivi. Con lui sicuramente funziona meglio, e per questo torniamo al discorso iniziale, dobbiamo adattarci al tipo di cavallo e capire qual è il metodo migliore. Funziona meglio un sistema utilizzando lo spazio personale. Vedete come possiamo arrivare a chiedere molti passi di back in fila senza praticamente spostarci dal nostro posto, senza dover agire in modo meccanico, ma solo utilizzando voce, sguardo e pressione del nostro corpo. Con il back oggi praticamente abbiamo concluso tutta la terza fase, quindi abbiamo spostato il cavallo nelle sue varie fasi, nelle sue varie posizioni, e nella prossima volta cominceremo a vedere la quarta fase, dove invece cominceremo a mettere insieme tutte queste cose per ottenere determinati tipi di esercizi che serviranno al cavallo per utilizzare la parte razionale del suo cervello, quindi mettere insieme le varie cose viste in questa terza fase e creare degli esercizi mentalmente complicati per i cavalli. Quindi per oggi da Amedeo e da Django è tutto, ci vediamo al prossimo video.